attività politica, perché l'attività politica è il presupposto dell'attività legislativa, quindi rientra in quella attività che riguarda l'interesse generale. È ovvio che quando noi abbiamo chiarito che il politico per fare politica non ha bisogno di ricorrere ai fondi neri e non ha bisogno di indebitarsi per svolgere un'attività nell'interesse sociale, su questi presupposti noi possiamo dire che si ha una vera democrazia, altrimenti abbiamo l'usurocrazia. E questa impostazione ci consente finalmente di indicare una strada seria, perché il colpo di spugna che si è proposto, dice facciamo il colpo di spugna solamente per Tangentopoli, non si può fare solo per Tangentopoli. Quando noi abbiamo detto che la moneta è di proprietà di popolo, noi possiamo fare anche l'amnistia ma non solamente a Tangentopoli, ma a tutto quel sistema di reati che sono causati e condizionati dalla grande usura. Per esempio, la microcriminalità, il piccolo furto, il più delle volte è causato dallo stato di necessità. Quando noi abbiamo detto che vogliamo dare ai cittadini il reddito di cittadinanza per liberarlo dallo stato di necessità, noi diamo un grande colpo alla microcriminalità. Noi diamo un grande colpo a tutto il sistema dei fallimenti, dei protesti cambiari, dell'usura, perché il colpo deve riguardare tutta la situazione debitoria, che è un credito rovesciato. Quindi quando noi parliamo di un intervento di questo genere, non è che ci poteva fare solo l'amnistia per Tangentopoli, ma per tutte le situazioni attinenti alle inadempienze monetarie di qualunque genere, o civili o penali che siano, ma che riguarda la totalità. Perché? Perché con la nascita della moneta debito noi abbiamo visto che all'atto dell'emissione la Banca d'Italia carica il costo del denaro del 200%. Dico, io nel giornale di oggi ho visto una notizia molto significativa, perché in questo giornale è riportata la notizia di un mercante, di un ambulante, il quale fa usura, e per fare usura è stato condannato, ecco, usura ambulante in manette. Chiedeva tassi di interessi superiori al 10% al mese, il 10% al mese potrà arrivare al 120-130%, che è già una cosa esosa. E la Banca d'Italia, che carica il costo del denaro del 200% all'atto dell'emissione, che noi abbiamo accusato e abbiamo denunciato per usura, della Banca d'Italia non se ne parla, ha il monopolio per fare la grande usura. Quando noi abbiamo fatto questa denuncia, noi abbiamo avuto il Procuratore Generale della Repubblica Bruno Tarquini, Procuratore Generale della Repubblica dell'Aquila, il quale ha detto: il padre di ogni usura è il tasso ufficiale di sconto praticato dalla Banca d'Italia. Dico, è il Procuratore Generale della Repubblica, della Corte d'Appello dell'Aquila, della Corte d'Appello degli Abruzzi, che parla nell'ambito della sua competenza e della sua autorità, come massima autorità nel campo penale. E perché non si mette sotto processo il governatore della Banca d'Italia mentre si mette sotto processo Berlusconi? Io voglio mettere sotto processo Berlusconi, benissimo, e allora mettiamo sotto processo anche il governatore della Banca d'Italia, perché carica il costo del denaro del 200%. Non solo, ma recentemente, il 2 giugno, abbiamo fatto una denuncia avanti alla caserma dei Carabinieri di Guardiacrele, trasmessa per competenza alla Procura della Repubblica di Roma, in cui abbiamo dimostrato che la Banca d'Italia fa falso in bilancio, è responsabile per falso in bilancio, che è notoriamente un reato. E allora perché questo è avvenuto? Perché quando noi abbiamo fatto l'azione davanti al Tribunale di Roma, al Tribunale di Roma abbiamo detto: noi vogliamo sapere di chi è la proprietà della moneta all'atto dell'emissione. Dopo che abbiamo fatto questa domanda al Tribunale, il Tribunale in primo grado ha respinto la mia domanda, come già abbiamo detto nelle precedenti trasmissioni, perché ha detto: questa domanda è improponibile, perché il magistrato non può modificare la legge vigente. E qua non si tratta di modificare una legge, qua si tratta di colmare un vuoto legislativo, per cui invece è competente, perché nessuna legge dice di chi è la proprietà della moneta. E questo ce l'ha detto il Ministero del Tesoro con 2 risposte scritte in atti parlamentari.
uno dei sottosegretari al Tesoro, il sottosegretario Vegas, sull'argomento ha sentito anche la Banca d'Italia, la quale Banca d'Italia in primo grado ha detto: io non ho la proprietà della moneta. Bene, dopo che aveva detto questo, io che cosa ho detto? Se voi non siete proprietari, allora mi restituite gli interessi, perché il tasso ufficiale di sconto non è dovuto, come giustamente ha confermato anche il procuratore Tarquini. Quindi voi mi ridate gli interessi. Allora la Banca d'Italia si è impaurita e in appello ha detto: no, la moneta è di mia proprietà, rimangiandosi tutto quello che aveva detto prima, anche non solo negli atti parlamentari che ha riconfermato di non essere proprietaria contestualmente alla dichiarazione di Vegas, ma nel bilancio. Perché nel bilancio chiaramente dice che la moneta dall'atto dell'emissione per tutta la fase della circolazione costituisce un debito della Banca d'Italia. E allora, quando la banca è debitrice e non proprietaria, è custode. Il custode non è proprietario, ha la mera detenzione del denaro per i fini della custodia. Allora, se è così, io al custode non pago gli interessi, pago il servizio di custodia, come dire che se lascio una macchina in custodia al parcheggio pago 1.000 lire di parcheggio, non pago il 10 o addirittura il 19% del valore della macchina come noi abbiamo pagato alla Banca d'Italia. Ecco allora che quando noi facciamo la denuncia alla Banca d'Italia, abbiamo rinnovato recentemente la denuncia per falso in bilancio, la Banca d'Italia non si tocca, perché? Perché è nell'Olimpo degli intoccabili. È veramente l'autonomia della Banca d'Italia fa sì che il governatore rientri nella categoria degli intoccabili. E allora confrontiamo il caso Berlusconi con quello della Banca d'Italia. Il caso Berlusconi riguarda un rapporto che attiene all'amministrazione di una società minore, per quanto importante, ma una società, e la Banca d'Italia riguarda la moneta, che riguarda la totalità della moneta in circolazione. Quindi quando la Banca d'Italia, come ha detto in appello, io sono proprietaria, sì, sei proprietaria, e perché sei proprietaria? Noi abbiamo domandato, lei ha risposto: sono proprietaria perché pago le spese di stampa e la tassa di bollo. Ora ci sono dei limiti di idiozia che non possono essere superati, e pretende oggi la Banca d'Italia di trattarci da idioti. Noi ci sentiamo profondamente offesi da quello che ha dichiarato la Banca d'Italia in appello davanti alla prima sezione della Corte d'Appello di Roma. E perché con la Banca d'Italia non si interviene? Noi abbiamo denunciato la Banca d'Italia per truffa, falso in bilancio, associazione a delinquere, usura e istigazione al suicidio, e abbiamo firmato davanti alla Procura della Repubblica. Se a me non mi mettono in galera per calunnia, vuol dire che quello che io ho detto è vero. Allora due sono le cose: o devo andare in galera io per calunnia, o deve andare per questi reati in galera il governatore della Banca Centrale. Noi ci siamo stufati di essere presi in giro da questo sistema. Quando poi salta fuori il caso Berlusconi, ma il caso Berlusconi è la conseguenza, perché oggi il politico che vuole fare politica, siccome la sovranità politica non ha la sovranità monetaria, quindi non dispone dei mezzi per fare politica bisogna dei fondi neri. Ecco perché tutti quelli che fanno politica, dall'estrema destra all'estrema sinistra, devono usare fondi neri. Ecco che quando Craxi dice chi è senza pescato scagli la prima pietra, ha ragione, ma quello che bisogna cambiare è il sistema, perché non è più possibile andare avanti con il